Equipaggio, buongiorno. Allora, salutiamo il Claudio e la Roberta che vanno via, che devono rientrare in direzione Parma. io sono dietro a fare un lavoretto In quel Peugeot lì. Diciamo che ho già fatto parecchio, ma ho avuto un po' di intoppi strada facendo, un DCDC che l'ho dovuto mandare indietro, dei pacchi che non arrivano, un po' di cose che sono successe. Ora sono andato a prendere dei profili che devo attaccare a 2 pannelli che sono già arrivati e sto aspettando gli altri 2 che arrivano questa mattina. Dobbiamo sperare che il tempo ci grazi a finire di fare il tutto. E siamo a tiro, poi vi faccio vedere cosa abbiamo realizzato su questo camperino. Il signore è venuto giù da Bolzano, 1 ora e 45 di strada per venire da casa su 4 ruote per farsi fare l'impiantino, quindi voglio dire, tanta roba. Jessica si sta provando una tuta che ha comprato ieri con la Roberta. Ha fatto la cacca addosso? Va bene. Allora ragazzuoli, è arrivato tutto il materiale, ho proseguito, ha fatto 2 gocce ma ora ha smesso. Ora vi faccio vedere sul tetto cosa ho combinato. Allora, abbiamo un bel Indelby 12 volt. Lì abbiamo installato 2 bei pannellini da 100. Lì ce n'era uno esistente da 100 ma ormai era cotto, quindi ne abbiamo messi 2 da 200, quindi abbiamo 400 più 200, abbiamo 600 watt di potenza che devono andare a sprigionare potenza su una bella batteria da praticamente 200 ampere di potenza, che ora vi faccio vedere, che l'abbiamo messa sotto il sedile del guidatore. Abbiamo qua la batteria, qui abbiamo il suo shunt, fusibili, stacca batteria. Lo stacca batteria è leggermente scomodo da qua, si ci arriva meglio da dietro, però è tutto ok. Qua dietro il sedile si era già installato il cliente, l'inverter, noi abbiamo ricablato e messo un bel fusibile, e invece sotto il sedile del lato passeggero abbiamo messo tutto il resto, così non abbiamo dovuto sacrificare di netto cose varie. DCDC, regolatori solari, fusibili, bus bar. L'unico che manca qua è quello della 220, che lo abbiamo rimesso al suo posto, che questo mezzo ce l'aveva tra la dinette. In uno scomparto là c'era il caricatore originale, l'abbiamo sostituito con uno della Victron, idoneo per la batteria litio. E ora di fretta in furia devo rimettere il sedile prima che viene giù il temporale, perché avete visto che ormai in quelli di Trento il tempo è un po' incerto. Quindi mettiamo il sedile prima che si bagna, e poi già Jessica ha detto che è quasi pronto pranzo, quindi siamo quasi a tiro della mensa che suona la campana. Andiamo poi a mangiare, poi ritiriamo tutta l'attrezzatura, però mettiamo prima il sedile. Boh, siamo venuti a mangiare, vediamo cosa ci ha preparato Jessica, che ha il telefono intanto con Amy. Abbiamo un po' di carne, piselli, prosciutto, pranzetto volante, dai. Buon appetito. Allora hanno già mangiato, a me mi hanno lasciato abbiamo mangiato perché sennò diventava fredda. Dai, buon appetito. Ciao. Saluta i follower, Amy. Saluta i follower, Amy. Ciao. Perché stava registrando. Buono ragazzuoli, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto, abbiamo salutato il signore Trizio, Ora, barba, cappelli, doccia, tutto quello che c'è da fare. Laviamo anche il pappagallino. Noi abbiamo pagato fino alle 18 l'area, quindi abbiamo 2 ore e mezza di buono. Cerchiamo di fare queste commissioni, ma ci dobbiamo mettere poi in viaggio direzione Torino, dal Trento a Torino, sperando di non beccare brutto tempo. Speriamo. Speriamo. Però tanto comunque ce la dobbiamo fare in 2 volte, arriveremo domani a Torino, perché sono 340 km da qua a Torino. Ci fermiamo vicino a Bergamo intanto per fare il servizio, poi valutiamo, o tiriamo fino a Milano, zona Magenta, per dormire. Dobbiamo, strada facendo, vediamo, è inutile pianificare perché becchi poi traffico. Vado a farmi la doccia e via. Buona doccina fatta, sistemiamo tutto e partiamo. Giusto? Carica e scarico all'opera. L'unica cavolata che hanno fatto qua è che il carico c'è il bottone che ogni tot secondi si blocca, quindi devi stare qua tutto il tempo. Poi quando tu magari l'ultima volta che lo schiacci, appena parte ti inizia a uscire dal troppo pieno che viene e tutta acqua che butti via, quindi lo spreco ce l'hai lo stesso. Vabbè, facciamo il carica e scarico e ci mettiamo in marcia. Via, on the road a macinare chilometri. Continua su A22 per 64 km. Eccoli, entrati nella 22 per 64 km. L'aereo che atterra, l'elicottero che atterra. Siamo al casello della barriera di Milano. C'è 28 minuti di ritardo, però vabbè. Vediamo quanto paghiamo. Introdurre il denaro 10,20 €. Siamo arrivati all'Esselunga di Magenta. No, all'Esselunga, scusate, ho detto Esselunga perché ce l'ho laggiù davanti. Siamo arrivati da Magenta e siamo arrivati all'Eurospin. C'è un tempo che lasciate perdere, ragazzi. Se viene questo nero che deve arrivare, siamo rovinati. È nero come il carbone e sembrerebbe che va proprio verso sinistra. Boh.
Speriamo in bene. Mamma mia. Siamo in estate ormai. Vabbè. Niente, andiamo a comprare qualcosa per cena noi intanto. Quindi, come dice Pippo? Quindi abbiamo fatto la spesa, però tornati in camper. Cristian ha visto allerta meteo qua stanotte, magenta, Rischio di vita, cioè ti dice sul meteo. Siamo andati anche con i nostri di telefoni e ti dice così. L'idea era di fermarsi qua, visto che abbiamo fatto metà strada, domani ce ne facevamo un'altra metà, eravamo tranquilli. Però sinceramente guarda, quelli sono messi lì sotto col van. Sì. Quelli sono lì sotto col van. Dove devo andare io? A sinistra. Sinceramente noi abbiamo preferito scappare. Sì, di qua? A sinistra. Speriamo in bene che nel viaggio non ci becchiamo niente di strano. Proseguiamo. Abbiamo trovato un'area che rimane a Bra. Ora vediamo, magari ci fermiamo lì. È un po' ancora una rottura perché c'è ancora 2 ore, però. Sì, sono 1 ora e 50. Vuol dire che arriviamo alle 10:30, quindi È un po' tardino. Ora vediamo se troviamo qualcosa di più vicino. Arrivati. Sì, siamo usciti dall'autostrada alla ricerca del parcheggio che dovrebbe essere Sì, dalla chiesetta. io ho detto arrivati, ma non a Torino dove dovevamo arrivare. Arrivati che siamo andati avanti 30 km. forse 20 km. Che sembrerebbe che il tempo è un po' più bello. Nel mentre facciamo gasolio, tanto per non perdere il vizio. E poi Pippo vediamo. che fa il cane. Oh, ci parcheggiamo qui perché... Chi è poverino? Poverino, dico. Qua potrebbe essere un parcheggio tecnico perché c'è il benzinaio dove se stanotte iniziare una grandinata, vieni ok, qua metti in su. moto, gira e vengo qua. Sì, ci mettiamo lì, quelli lì. Sì, almeno siamo... Spero di no, Speriamo di no. perché già quando ti accorgi che sta grandinando, che ti svegli e scendi, t'ha già fatto il danno. Vabbè. Però di qui sembra un pochino più sereno. Incrociamo le dita e ci fermiamo qua anche perché sono già le 9, dobbiamo ancora far da mangiare, tutto. Poi per Pippo viene troppo tardi. Vieni, dice Pippo, vieni. Vabbè, ci vediamo tra un po' che prepariamo da mangiare. Cucù! Amore, mia bistecchina. Dov'è la mia ciliegina? Cucù! Non mi mordere. Stai lì. Cucù! Tete! Dai bacino. Dai bacino, mamma. Diciamo a tutti, ci vediamo tra un po'. A dopo. Allora, ci siamo spostati dal benzinaio praticamente di 50 metri. C'è pieno di... non so che insetti sono. Vabbè. Il benzinaio è lì. Quindi abbiamo fatto un pezzo della strada e siamo entrati qua. Pieno di quegli insetti. Sono tutti lì nell'erba che senti, sembrano motorini. E niente, ci siamo messi qua che sembrerebbe un parcheggio tranquillo. Su Park Fortnite ne parlano bene. C'è la caserma dei carabinieri a 50 metri. C'è Pippo che rompe le scatole. Abbiamo Cristian che rompe le scatole. Besugo. Devi stare che domani è il mio compleanno. Oh, poverino! E quindi niente. Io penso che tiriamo giù. Blindiamo per stasera tutto, chiudiamo tutto, accendiamo il cinesino qua, tra un po'. 23 gradi. Guarda Bernice come è conciata col fiatone. Non come. Vabbè. Prepariamo cena, stasera ci facciamo una bella bistecchina di vitello. Giusto? Sì, e le erbette. Con le erbette di rosmarino. E le verdurine, cos'è che avevi detto? No, i peperoni li ho presi domani. Domani facciamo la Ambuga. Questo fa il candelotto qua. Vieni via di lì. Vieni via di lì. Sei un monello sei. Abbiamo fatto la doccetta, prima siamo belli puliti, stasera andiamo a ballare, amore. Dove andiamo al Nautilus? Andiamo al Nautilus, ti prendo questo petto e te lo stacco. Ti prendo questo petto e te lo stacco. Forse ti prendo questo e te lo stacco. Ti spettino tutto, ti spettino tutto, ti spettino tutto, ti spettino tutto, ti spettino tutto. Monello, sei un monello, sei un monello. Saluto e follower, ci vediamo dopo a cena, va? Mini bro ha già mangiato e noi ci sediamo a mangiare erbette e bistecchina. La bistecchina!
Buon appetito a tutti. Ci vediamo dopo cena. Lo staff a casa su 4 ruote, dopo aver riposato, cosa fa ora? Jessica è già girate, neanche vi. Io vado a fare la nonna. Beh, dai la buonanotte insieme a me, no? Diamo la buonanotte assieme per una volta, no? Baci la tua croce. Dai bacino alla tua croce. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Cosa guardi se c'è insetti che girano? Sì, Cosa ha trovato? Cosa... Moscerini, va. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Mondo, buongiorno. Stanotte è venuto giù l'inferno. Ha piovuto? Ha piovuto, mi sono spostato col camper. Sì? E sono andato sotto il benzinaio che è là. Guarda, era ieri Giura. sera, non era neanche mezzanotte. Io ero già. Sono stato un'ora là sotto perché veniva giù. Ah, coi secchi la Ma come lanciava. si era accorto che vi Pensa un po'. col camper? Pensa un po' che sicurezza che abbiamo in camper. E niente, quindi ora ci siamo svegliati, ci siamo preparati, la giornata è bella. Compleanno del mini bro, 16 anni e non sentirli, lì, che grosso. Vabbè. Ora ci spostiamo in direzione Torino, 80 km dobbiamo fare più o meno. Andiamo da un Cartago motorhome a sistemare un po' di cosine, fare un po' di upgrade perché ci sono tanti. Ci ho dato un'occhiata quando ci siamo visti a raduno, ma solo così per avere un'imbastitura di capire cos'era la tempistica. Non ho visto lavori, non ho fatto niente per tutti quelli che sono venuti, quindi non ho fatto niente. Ci siamo solo messi d'accordo perché è una settimana che è stato lì, quindi niente. Andiamo verso Torino a visitare questo Cartago e cerchiamo di sistemarlo e renderlo più energivoro. Ringraziamo questo comune per averci fatto prenotare qua, ringraziamo anche il distributore per averci dato un tetto stanotte che diluviava, ma lui deve ringraziare noi perché ci abbiamo fatto 100 euro di gasolio anche, quindi voglio dire, abbiamo lasciato il contributo anche qua. 115 km e siamo arrivati. Avvisiamo il cliente così ne è consapevole che stiamo andando a torturare il suo camper. Un bel Cartago motorhome nuovo. Prendiamo il biglietto. Entriamo a Biandrate e partiamo. Direzione Turin. Vamos. Per prendere lo svincolo E64. Allora, ci siamo fermati all'autogrill, così andiamo a prenderci un caffettino lì. Stamattina Jessica... No, io mi si piede una pozzanghera. Stavo più mangiando colazione, ma stamattina ci voglio del brioche. Ma se fai certe diete non puoi, Ma io non faccio nessuna dieta. Noi facciamo la dieta che abbiamo tolto il pane e la pasta un pochettino e va già bene Basta, così. già è tanto. Intanto facciamo la plin plin, ci prendiamo il caffettino e via. Autogrill è deserto, strano, solitamente sono sempre intasati. Non è bello però allora vedere un autogrill vuoto, perché o non c'è niente da mangiare o saccheggiano gli autogrill. Eccola, beccata in fragranza di reato. Dove c'è Nutella, ginseng. E qua c'è anche il mio caffettino, ma qua del mio bro. Quant'era che non facevo colazione? Dall'ultima volta. Era un po' che non facevo più colazione. Vamos, si riparte! Colazione fatta. 47 minuti. Abbiamo fatto metà strada, ogni 50 km ci fermiamo. Ci mettiamo 10 anni a fare un viaggio. Vabbè. Abbiamo i caffetti. No. Duma Canduma! Continuiamo a macinare chilometri. Direzione sud di Torino, sud-ovest. Qua siamo in zona Caselle dall'aeroporto. E niente. Quanto ci manca all'arrivo? 26 minuti. 26 minuti siamo arrivati. Qua siamo a Borgaro. Boh, 2 chilometri e ci siamo ragazzi. Siamo arrivati a destinazione. Il tempo è bello, ma già nel pomeriggio da brutto. No, da temporali forti. Perfetto, siamo in una botta di ferro. E siamo vicino al Po. E non è bello. Vabbè, vedremo strada facendo. Magari si sbagliano, speriamo. Allora ragazzuoli, siamo arrivati a destinazione. Ora io vi dico più o meno dove siamo, il punto esatto. Siamo a Brassi, siamo abbastanza vicino al centro di Torino, ma la cosa fondamentale, ora vi faccio vedere innanzitutto il posticino che è molto bello. Qui c'è la strada diciamo principale, quindi è comodo, c'è il trattorino che passa, ciao. Qui è tutto il loro, casa loro, tutto il loro cortile, tutto quello che hanno loro. Qua come vedete, io casa su 4 ruote l'ho parcheggiata malissimo adesso, però quando hanno rimesso a posto che hanno sistemato tutto, questo pezzo qua l'hanno adibito, visto che anche loro sono camperisti. C'è, come potete vedere lì, la griglia per fare lo scarico,
C'hanno anche il pozzetto per la cassetta, c'è il carico, c'è corrente, hanno messo un po' di spine e hanno questo spiazzo che è un 3-4 camper, hanno detto che c'è un'altra fontanella, un'altra spina. Diciamo che fondamentalmente qual è il loro scopo? Aiutare dei camperisti che sono in questa zona e vogliono visitarsi Torino a lasciare il camper in sicurezza in maniera tale che possano andarsi a visitare Torino. Loro, se disponibili, possono anche accompagnarvi vicino al centro, se no c'è proprio il pullman qua, 1 chilometro a piedi, se uno non vuol dare il disturbo, senza problemi. Ora ci hanno invitato a pranzo a casa loro, vi facciamo vedere tutto quello che fanno loro artigianale a casa loro di cibo e poi oggi pomeriggio porta il camperozzo qui e valutiamo il tutto. Andiamo a vedere. Allora, questo sono tutti i prodotti che fanno loro in casa. Che bontà. Che com'è che si chiama? Antipasto piemontese. Antipasto piemontese. Giardiniera? No. Sì, No, certo. è l'altra. Quella lì. Questa. Anche quella, Anche questa. Quelli Anche sono le olive. zucchini. No, no. Ok, Questa no, perché non ho avuto E tempo. queste sono Quella è melanzane. la capricciosa. perfetto. ma- Tutto fatto da voi Tutto fatto in questo. casa. Buonissima, E sono le cose ma più l'ho buone. fatto- Ora poi lui, che è il padrone di casa, vi spiegherà la zona, come arrivare qua, eventualmente chi ha bisogno. Allora, chi avesse bisogno, noi siamo a due passi, diciamo 2 passi da Torino. Siamo in zona Carignano, abbiamo vicino le fermate di pullman, quindi abbastanza comode, e diciamo che in un'oretta si è in centro di Torino. Chi vuole approfittare, lo spazio c'è, non c'è nessun tipo di problema. Perfetto. In descrizione magari lascio la coordinata per arrivare, che se uno è in zona la mette sul Così navigatore, vede anche quanto tempo ci va a spostarsi in base a dov'è e quant'altro. L'unica cosa, c'è il citofono, che se uno arriva vi citofona e se ci siete li aprite voi, quindi tutto a posto, possono fare carico e scarico, Scarico c'è, nessun tipo di problema. se vogliono la corrente, Anche. a sole esclusivamente, però lo fate sul PayPal di Casa su 4 Ruote, 200 euro al giorno. No, quello... E il padrone si è occupato lui, io gli sto solo pubblicizzando il posto per chi vuole visitare Torino. E ora andiamo a mangiarci le prelibatezze che preparano loro. Ci vediamo dopo. Allora ragazzuoli, abbiamo mangiato benissimo. Tutte cose fatte da loro in casa sono spettacolari. È andato a prendere il camperozzo, ora ve lo faccio vedere da lontano, Perché giustamente si è messa a piovere. guardate che bel Cartago C Tourer. Abbiamo da metterci mano. Lì ci troviamo davanti a un impianto già lite esistente, ma non performante. Il cliente non è per nulla soddisfatto e quindi casa su 4 ruote, corso in non in sopravvivenza, è corso in assistenza, diciamola così. Niente, abbiamo già fatto il piano della situazione, già avevamo fatto il piano della situazione, ma ora abbiamo concluso l'affare. Ho già ordinato quello che serve per fare il tutto, dovremmo stare qua qualche giorno perché non arriva subito il materiale, poi soprattutto il tempo, ragazzi miei. Anche a me arrivasse il materiale oggi, se continua a piovere, i pannelli. Là c'è mezzo sereno, qua c'è nero che, ragazzi, guardate qua, assurdo. Non riesco a capire il tempo, che intenzioni abbia sinceramente ultimamente. Vabbè, è nero ovunque, quindi anche avessi il materiale non potrei attaccare i pannelli perché piove all'aperto. Jessica è andata con la moglie del signore a prendere... Cos'è che avete preso? La torta per stasera per il Cri? Così che c'è il compleanno. Cioè, ma te ne rendi conto? Ogni anno dove festeggi sempre in un posto diverso il compleanno? Ma sai quanti vorrebbero avere la tua fortuna? L'anno scorso dov'eri a festeggiare il Capodanno? Sì, il Capodanno, il compleanno. Dov'eri? A Gardaland. Quest'anno? Torino. L'anno prima ancora? Sotto la pioggia, a Torino sotto la pioggia. Vabbè, il tempo mica comandiamo noi. Pensa che sfiga se eri a Gardaland che grandinava. È ancora peggio. Invece l'anno scorso a Gardaland c'è stato il sole. Vabbè, qua non sta grandinando, sta solo piovendo. Speriamo. L'anno prima ancora dove l'hai fatto? Boh, non mi... Tu non te lo ricordi? Da qualche po', forse a Savona. No. Dove l'avevamo fatto? Forse eravamo in Sardegna. Era l'anno che eravamo in Sardegna. Non mi ricordo. Quindi in Sardegna. Forse in Sardegna. No. 3 anni fa eravamo andati in Sardegna. Quest'anno a Torino, l'anno scorso a Gardaland e l'anno prima ancora in Sardegna. Cioè, te ne rendi conto di quanta fortuna hai? Ogni anno fare il compleanno in una regione diversa. Non potrei mai capire queste cose. Tu invece oggi stai facendo il monellino.
Stai facendo il monellino, stai facendo. Io ti tiro i capelli ora, vuoi vedere? Che ti tiro i capelli. Ti tiro queste piume. Vuoi vedere? Vuoi vedere che te le strappo? Vuoi vedere che te le strappo tutte io queste piumotti? Te le stacco tutte queste piume di dosso. Te le stacco tutte queste piume di dosso. Qua. Candelotto. Sto tempo è non assurdo, di più. Cioè. Boh, dirà poi nerissimo. Ora andiamo a mangiare che è pronta la cena. È nero ovunque. Andiamo a mangiare e vi facciamo vedere anche poi la tortina del Christian. Allora, la cena è saltata, abbiamo già Perché mangiato. era troppo buono. Sì, quindi non vi avevo fatto vedere niente. Abbiamo mangiato tortellini in brodo, delle zucchine che sono raccolte lì dal camper e cucinate, che erano la fine del mondo. Poi c'erano ancora un po' di giardiniere, un po' di cose del pranzo buonissime. E ora è arrivato il momento del mini bro che sforna, no che sforna. Fatta io. Ah, l'hai fatta te? Sì, Ah, ok. Da solo si è fatto la torta. La tortina del compleanno che le ha preso la mammina. Ma certo. Bisogna I 16 dai. anni si fanno una volta sola nella Esatto. vita. Auguri bro. Auguri. Le candeline le hai prese? 18? No, Quante non le ho sono? prese. Quanti Quelle da sono, mangiare, Cristian? No, non si mangia. Sì. è slice. Sì, No, si mangia. Anche questa giornata è giunta al termine. Non vi abbiamo fatto vedere un granché, però speriamo poi magari, oggi è stato un sopralluogo di lavoro, quindi abbiamo festeggiato in casa dei signori la festa di Christian con la tortina, poi magari facciamo la festa io a Christian. Mi metto sotto a lavorare, altro che. Allora, buonanotte a tutti, domani mattina i signori ci accompagnano a visitare qua un posto e ci portano in un posto a prendere la carne. Sì, la carne, Una macelleria apposta che fanno roba buona, quindi freezer è vuoto? Più o meno sì. Ok, ci vediamo domani mattina con un bel giretto e domani portiamo al pomeriggio anche il Christian su una pista che ha trovato a 40 km, no, a 40 minuti, che non è tantissima la strada ma è trafficata, quindi è troppo vicino al centro comunque di Torino. sì, vabbè, poi domani lo vedete. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti ragazzuoli, siamo svegli, siamo pronti, andiamo a farci un giretto con i signori come avevamo promesso e niente, vi portiamo in questa macelleria e vediamo cosa ci troviamo di buono. Seguite la giornata. Che tra l'altro oggi sembra bella, però speriamo. Hai già visto nel pomeriggio cosa dice? Nevica di nuovo, grandina, fa cose o... Speriamo che oggi sia bella, dai. Siamo partiti e stiamo andando a visitare Val di Pellice. Val Pellice, che è una valle qua nel torinese. Sì, nel Pinerolese, per essere Nel Pinerolese. Quindi rimanete collegati e la guardiamo assieme. Sperando che anche il tempo ci grazi, che duri questa specie di sole con queste nuvole che non sono un granché. Non promettono nulla di buono. No, almeno devono fermarsi lì. Ci mettiamo un po' di biadesivo, le fermiamo lì. Siamo arrivati in questo parcheggio e qui c'è questa area che è 10 euro 24 ore ed è un'area camper e ti danno anche, mi stavano spiegando i signori che ci vengono ogni tanto, ti danno tipo un buono di 2 euro da spendere nei negozi qui in maniera che ti vengono scalati ed è un aiuto praticamente, che loro vedono quanti camperisti arrivano, quindi è una cosa molto utile. Ora stiamo facendo 2 passi nel paesino che c'è qui. Ci sono i lupi qui, ci sono i bau, ci sono i bau, ci sono i bau. Wow. E se c'è il baretto aperto ci prendiamo un caffettino. Mini bro? Mini, ormai sei mega bro, sei più mini bro, 16 anni. Ci stiamo avventurando nei carruggini del paesino qui, che tra l'altro mi stavano spiegando che qua sono tipici i tetti con le pietre di Luserna, che sono tutte fatte a mano, tagliate. Ci siamo passati prima dove vengono fatte anche i San Pietrini, tutte le pietre, tutte fatte a mano. Vedete come sono i tetti? Tutti con le pietre, non c'è tegole o cose strane, almeno la maggior parte sono fatti così. E mi stava anche dicendo che no, ma che bello, è il paesello riprodotto, e si vede anche da questo qui come sono i tetti
e sono realmente così dalla maggior parte. Ora poi alcuni magari li hanno rifatti, cose nuove, però gli antichi sono con le pietre così. Bellissimo, c'è la fontana là, c'è anche il forno là per fare le buone porchette, buone pizze. Molto molto bello anche quello. Siamo tornati in giù e ci fermiamo. Siamo fermati nella bottega della carne, che dicono che c'è la carne buonissima, quindi compreremo un po' di robina. Ma prima andiamo a prendere un caffettino che devo andare a bagno. Carrellata di carne della macelleria. Piena di roba. Ora noi abbiamo preso il pacchetto famiglia che ti danno 1 chilo di fettine, arrosto, spezzatino, tritato, bollito e salsiccia. Ci siamo fatti preparare tutto sottovuoto, così è là, lo possiamo mettere in congelatore. Tutto scritto, identificato, così non possiamo sbagliarci quando ci serve qualcosa dal congelatore. Top! Quindi se vi trovate nelle zone di Luserna, San Giovanni, in via Primo Maggio 110, cercate Bottega della Carne, che è qua dietro alle mie spalle, l'avete visto il bancone, col pacchetto famiglia, vi mettono tutto sottovuoto, hanno pure scritto ogni pacchetto che cosa c'è dentro, perché congelando poi magari non si vede. Ci ha fatto assaggiare la salsiccia di vitello perché io gli ho chiesto che differenza c'era tra l'altra ed era squisita, ne abbiamo preso un pezzettino a parte per provarla e niente. Loro macellano il martedì e il giovedì, quindi se venite il mercoledì e il lunedì macellano il giovedì, quindi vieni il martedì e venerdì avete molta più, cioè ce n'era scelta perché poi ti preparano tutto al momento, ma se venite il martedì e il venerdì trovate di tutto e di più perché hanno appena macellato. Oggi è giovedì, rimacellano oggi e quindi tra virgolette puoi trovare qualcosina meno, ma ce n'era a volontà di carne. Siamo tornati alla base, Fortunato ci sta facendo un bel barbecue. Guardate che spettacolo, costine, pollo e salsiccia. Wow, il barbecue è il barbecue, anche se non è carbonella, però forse è anche meglio perché non c'è la menata, accendi, fai. Sì, devi aspettare quei 10 minuti che faccia la braccia, qui invece è diretto. Spettacolo. Buon appetito. Buona Cicco, ci siamo fatti una bella mangiata. Avete visto quella grande bella cicciata. Abbiamo mangiato, ora ci stiamo preparati e andiamo, signori, a portare il mini bro nella pista del monopattino a Parco Doria. Sì. Ok, è una mezz'oretta buona da qua, però i signori ci accompagnano. Vabbè, ci vediamo poi dalla pista, dai. Allora, siamo arrivati allo skatepark. È sotto una fabbrica praticamente dismessa, una fonderia era, ci hanno detto. Ora i signori sono andati a parcheggiare e arrivano anche loro. Giro la telecamera e ve lo faccio vedere. Questa era la fonderia e qua c'è lo skatepark. È anche bello grosso, arriva fin laggiù. Guardate che bello qua. Bello, sotto una fabbrica così, carino. Fa effetto industrial, bro? Poi è bello che se piove hai parato. Eh sì. Sì, se piove un po' di lato, niente. Beh. Ti piace, bro? Sei contento, bro? Ancora non l'hai provato. La ragazza laggiù. La ragazza laggiù in mano, in braccio, con ginnastica. Faccio io? Anch'io la salto la corda così. Mazza. Siamo già sudati a guardare. Solo a guardare. E a prendere un panino da paninaro, va noi. E niente. Praticamente non vi ho più detto niente, anche, cioè non vi ho più detto niente. Abbiamo passato al pranzo qui perché nel mentre mi ha contattato un meccanico di qua di Torino che ci segue, un nostro follower, lo salutiamo. E ci ha detto di passare da lui perché vuole, tra virgolette, diciamo, provare a capire se riesce a risolverci il problema del minimo a caldo che abbiamo quando borbotta. Quindi io gli ho spiegato già un po' il tutto, ora noi dobbiamo fare qua dei lavoretti e poi nei prossimi giorni andiamo da lui e speriamo che ci risolva il problema. Se ci risolve il problema, ragazzi, sarà la nostra officina autorizzata nuova di casa su 4 ruote, e che pubblicizzandola poi diventa anche la vostra, che se siete di passaggio passate da lì e riparate il mezzo.
se avete bisogno, o se no solo per un caffè, perché si spera sempre di non avere bisogno del meccanico, anche se anche loro è giusto che mangino, ecco, quindi. Però si spera per manutenzione, non per problemi. Bon, ora siamo un po' qui, il mini bro si va a divertire, noi ci rompiamo le scatole. E fai vedere qualcosa ai follower? No. Non che cadi, che chiudi il trick che devi far vedere. Perché voglio fare questo è difficilissimo. No? Devi chiuderlo bene però. Quando sei in crisi d'astinenza in uno skatepark, prenditi anche tu un pocket coffee, coffee express, caffettino time to go. Però ci è rimasto male. Sì, perché li ho comprati convinti che erano i cioccolatini, invece sono da bere con la cannuccia. Io non ho mai visti questi. È proprio coffee time. Dovevate vedere la faccia, come ci è rimasto male. Non te l'aspettavi, Però è buono. Buono? È come il cioccolatino, ma non c'è il cioccolatino. Tu immagina il cioccolatino. Mentre lo bevi immagina il cioccolatino. Buono. Qui si vede. Allora, un paio d'ore allo skatepark l'abbiamo passato, ora torniamo indietro perché dobbiamo passare anche dal Brico a prendere due cosine, dal Tecnomat. Devo ritirare la posta, lo sapete che io ogni posto che vado devo andare al Tecnomat, se no a ritirare la posta. Spesa all'Obramat di Orbassano fatta. Non so se ho pronunciato bene il posto. Anche qui di Orbassano. E ce l'avevamo passati che ce ne siamo resi conto con il Christian esattamente l'anno scorso, il giorno siamo partiti poi da qua, abbiamo fatto poca strada, siamo arrivati a Brai, si era spaccata la pompa del gasolio e gli iniettori. Tutto casca sempre a pennello. Alla fine il mondo è grande, ma sempre torniamo negli stessi punti. Siamo tornati a casa, cioè dei signori, e hanno preparato cena e questa sera le abbiamo fatto assaggiare il toast alla spagnola. Ora ve lo faccio vedere, sapete già di cosa si parla. Quindi, come vi avevo detto, gli abbiamo fatto provare il toast fatto alla spagnola col burro. Loro, beh, seguendoci lo sanno. Poi abbiamo gli affettati, formaggi. Com'è il toast alla spagnola? È una bomba atomica perché è grasso col burro. È buono. Ora mangiamo.